Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi andiamo a parlare del mio anno 2025 per quanto riguarda il gameplay del TCG di One Piece. Innanzitutto vi voglio fare i miei più sinceri auguri di questo fine 2025 e inizio anno 2026, che sia ricco di gioia e felicità e anche di tante belle carte che arriveranno. In questo video di oggi andiamo a parlare appunto del mio anno 2025 di One Piece a livello di gameplay. Questo è il mio primo anno in cui ho cominciato a giocare One Piece dopo che ho smesso di giocare a Magic. Vi voglio fare una panoramica appunto del mio anno in base anche ai tornei, in base anche alle mie sensazioni personali e quello che mi ha portato a spostarmi da Magic a One Piece. Vi voglio ringraziare per tutto il supporto che mi state dando, vi ricordo il giveaway sulla mia pagina Instagram, inoltre vi chiedo di seguirmi, di mettere un bel like se vi piace, di attivare la campanellina per essere aggiornati su tutte le mie uscite che saranno abbastanza ricche durante queste festività e anche oltre, quando andremo a vedere un po' di gameplay di OP14 che sta bussando, perché il 9, 10, 11 di gennaio abbiamo già la prima uscita dell'anno con OP14. Ora, per avvalerci della visione dell'anno che ho passato giocando One Piece, andrò ad aprire un piccolo grafico con un recap di tutti i miei tornei che ho fatto, che non sono stati tanti, perché ci sono stati periodi in cui per magari 1 o 2 settimane non ho giocato per vari motivi, sia professionali che non, perché logicamente avendo una famiglia non sempre è possibile il fine settimana andare a giocare. Comunque, detto ciò, avremo questo grafico in cui andiamo a vedere principalmente i miei piazzamenti, ma poi li commenterò anche in base al tempo e all'espansione che stavo giocando, perché questo varia anche in base appunto all'espansione del mazzo che stavo giocando, perché ci sono state espansioni che mi sono piaciute di più, altre che mi sono piaciute di meno, in cui non ho trovato magari il mazzo meta, il mazzo chiave, quindi ci saranno sicuramente delle considerazioni da fare. Bene, detto ciò, andiamo ad aprire il grafico e andiamo a commentare questo primo anno di One Piece. Come possiamo vedere, qui abbiamo un recap generale di tutti i tornei che ho fatto, in base anche alla data in cui l'ho fatto. Abbiamo il numero di vittorie, il numero di sconfitte, il numero totale, da cui poi ho ricavato il mio win rate personale. Il win rate è il rapporto tra le partite giocate complessive e le proprie vittorie. In questo caso noi abbiamo un win rate del 54%, quindi vuol dire che in media su 100 partite 50 le vinciamo e 46 le andiamo a perdere. Questo per avere una panoramica del mio percorso. Quindi non è sempre detto che si vince sempre né che si perde sempre, si ha comunque una media. Io sono partito a febbraio con OP9 in cui giocavo il primo mazzo che ho creato all'interno di One Piece, che era Shanks. Ho fatto un po' di training con Doffy, però l'ho subito abbandonato perché era veramente complicato all'inizio, non avendo base formativa, e come si vede i primi tornei comunque non erano molto prestazionali, no? Nel senso che ho fatto un quarto posto, un sesto posto, settimo posto, quindi diciamo che ho fatto molta fatica. Poi è arrivato OP10 in cui ancora giocavo Shanks e mi stavo approcciando a Teach, che diciamo è tutta questa zona qui, ho fatto due secondi posti qui. Poi c'è stato il 31 maggio, questa è stata la pre-release, sì, la pre-release di OP11, la mia prima pre-release in assoluto, in cui ho fatto veramente fatica, non capivo come dovessi fare una pre-release, quindi era la prima volta, c'è stato un po' di difficoltà. Poi andiamo a vedere OP11, comunque è stato un formato in cui ho giocato Teach perché non potendomi permettere il 4 per di Bon Clay, non potevo giocare Luffy UP e c'erano tutti Luffy UP all'interno del local, quindi Shanks non stava dietro a quel mazzo. C'era gente che giocava Yamato, ma non mi piaceva neanche la touch di Yamato, quindi ho preferito giocare Teach per una questione personale di abitudine di giocare mazzi control. Io venendo da Magic ho sempre cercato mazzi control. Teach in quel momento era un buon mazzo da giocare, nonostante con Luffy UP facessi una fatica,
immonda perché il setup ideale era Vanagur 17 in cui tu devi spaccare il suo pezzo a 9, quindi la partita andava molto per le lunghe e finiva per una questione di risorse, no? Perché Luffy UP calava un pezzo perché togliendo il Leon Play il suo Sanji non portava un altro pezzo e tu gli andavi a spaccare e poi attaccavi di leader. Solo che Luffy UP, come sappiamo, con le varie spell, varie cose, counterava veramente tanto, quindi si faceva fatica, però ho portato a casa alcuni buoni risultati. No? Quindi la prima parte dell'anno è stata un po' faticosa per me, logicamente dovendo imparare un gioco nuovo e non sono andato molto deep nei mazzi, nonostante abbia comprato una sessione di Teach in cui spiegavano delle cose, ho imparato alcune cose fondamentali di Teach, quindi la spella 1 che la vuoi vedere subito lo stage, quindi già lì cominciavo a introdurmi nel mondo competitivo, soprattutto per quanto riguarda le giocate che devi fare. Facendo un piccolo excursus, molte persone pensano che le giocate molte volte non devono essere lineari, ma se sei un giocatore competitivo tu devi sempre fare le stesse giocate nella stessa maniera possibile, nel miglior modo possibile. Quindi tu apri la tua mano, sai che la giocata in curva è spella 1, la fit oppure spella 1 e poi fai stage, insomma ti setappi per Kuzan, Vanagur, eccetera, eccetera. Poi, se l'avversario fa giocate a livello competitivo del suo mazzo, quindi ti aspetti determinate cose, va bene. Qualora l'oppo non fosse una persona competitiva, non fosse un casual player, quindi ti fa delle giocate strane che tu non capisci, sta lì la capacità del giocatore di dire ok, andiamo a capire cosa sta facendo. Ho sentito di molte persone che si sono arrabbiate e che hanno abbandonato il gioco perché dicono che One Piece è un gioco a chi scurva meglio. Questo è vero in parte perché su una media di tot partite la skill viene fuori sempre. Chiaro, ci può essere la partita sfortunata in cui il mazzo bricca, in cui non vedi le cose, in cui Oppo vede da Dio e va bene, però è una, due, tre partite, cinque al massimo. Poi dopo il resto delle partite sarà sempre una media lineare del matchup che si è costruito tra i due mazzi. Detto ciò, praticamente arriviamo a OP12, parto con grandi aspettative, nel senso che volevo giocare Zoro, mazzo molto forte, e non avevo considerato Rei come mazzo, io ero full Zoro, infatti ho comprato subito i Cavendish, anche se sapevo della ristampa di PRB, ho comprato i Mihawk Counter 2, che poi pensavo di usarli come Counter 2, poi sarebbero serviti per OP13, ho comprato insomma tutti i Mihawk, le Perona quando sono uscite, ho fatto il primo torneo, non è andato assolutamente bene, ho proprio sentito una mancanza di connessione con il mazzo, proprio non volevo saperne di giocarlo. Ergo ho cominciato a imparare Ray pian pianino e lì mi sono trovato molto meglio, ho fatto delle belle partite, ho fatto dei bei tornei, infatti come si vede la curva si è molto alzata qui, siamo in questa zona qui, e soprattutto ho cominciato a porre le basi per quello che sarà poi OP13 soprattutto a livello competitivo, perché poi piano piano guardando gli streamer, guardando gli youtuber, mi ricordo che da Montre ho imparato a giocare Ray contro OP, perché io per esempio facevo attacchi sempre 7, 8 mila grossi, invece se tu fai attacchi più contenuti da 6.000 lo metti molto più in difficoltà, perché gli fai scartare un 2000 magari perché non ha counter 1000 in mano e quindi il tuo attacco diventa più valorizzante. Detto ciò, sono arrivato uno degli ultimi tornei in cui proprio ho cominciato a capire come One Piece ragiona, nel senso che devi ragionare su quello che può fare l'avversario, come in tutti i TCG praticamente, solo che io venendo in Magic ero più abituato a giocare nel turno dell'avversario, giocando control, io il mio turno era terra passo e nel turno dell'avversario facevo tante cose. Mentre One Piece, essendo tutto sorcery, devi anche valutare i tuoi don, capire cosa fare e capire poi nel turno dopo cosa l'oppo può fare, perdo, vinco, perché molte volte mi capitava di magari giocare, facciamo caso, una carta tipo la secca 9 di Zoro,
impegnando tutti i don, una mano magari bianca, tenendo nessun don open per le spell, per esempio, e quindi poi andavo a perdere. Ma nella mia testa era io avevo vinto perché ho giocato il pezzo, che poi dopo mi permetterà di... E quindi questo concetto non era sicuramente dei migliori, ecco. Quindi tutto questo anno si è svolto per poi arrivare a OP13. OP13 ho voluto giocare IMU perché oltre che a livello economico era più vantaggioso. Tra le altre cose, se ti sei perso il video di fine anno sul mercato di One Piece, te lo lascio qui in descrizione, che così puoi andare a recuperartelo. Detto ciò, vado a giocare IMU, soprattutto compro la guida di Truscello, in cui lì veramente mi ha svoltato la situazione a livello mentale, perché giocando i tornei di IMU, essendo anche un formato chiuso a quei 3 mazzi, che poi erano Zoro, che tra parentesi ho venduto poi alla fine, perché Zoro nel P13 l'ho venduto in blocco a un mio amico, dicevo, essendo un meta chiuso tra Zoro, Imu e Ace, mi ha insegnato veramente i fondamentali di One Piece, quindi appunto il conto degli attacchi, sapere Oppo che giocate può fare, sapere cosa io devo fare e l'approccio alle linee guida, quindi alle linee del mazzo, quindi le linee nelle varie partite che si possono sviluppare. Ho fatto delle belle partite, soprattutto dei bei mirror, ho fatto tanti errori sicuramente, ho fatto anche delle belle performance, ho fatto delle belle vittorie anche e questo mi ha dato sicuramente una marcia in più a livello competitivo, a livello local anche, per essere quel piccolo gradino sopra la media magari di un giocatore, di un casual player, ecco. Poi è chiaro che il mazzo bricca, non bricca, è tutta una serie di problemi che possono esserci o non esserci. Al netto, devo anche essere sincero, Imu non mi ha mai briccato, cioè non ho mai fatto per esempio i 5 Elder senza tutti i pezzi, ho sempre fatto le cose in curva, quindi devo dire che il mazzo ha sempre girato abbastanza bene. E mi è molto piaciuto OP13 perché appunto essendo un meta chiuso mi sono settato su quelle partite. Un peccato è che non ho trovato molti, per esempio Ace ha giocato molto poco contro Ace, contro Roger ha sempre fatto una fatica immonda. I Mirror, le partite più belle, più lunghe anche, sono andato un paio di volte ai turni perché Imu è anche un mazzo molto macchinoso a livello proprio fisico, meccanico, nel senso che prendi la carta, pesca, trescia, prendi dal cimitero, fai i five elder, insomma tappa i don giusti, quindi ci sono tante operazioni che devi fare che portano via tempo. Detto ciò, sono molto soddisfatto dell'anno come si è chiuso il mio livello di gameplay personale e un mio amico mi ha anche fatto notare che rispetto a Magic su One Piece sono molto più centrato, sono molto più sul pezzo e riesci comunque a vedere le linee, riesci comunque a carpire tutte le sfaccettature del mazzo. Titolo personale come consiglio dico che il net-hacking io lo approvo, cioè apprezzo, soprattutto perché c'è gente che ha tempo di farlo, quindi fa il deck, fa le liste. Sono a favore delle guide, ma come incipit e come boost per capire il mazzo per chi non ha tempo di playtestare, per chi non ha neanche le possibilità, perché non ci sono le persone. Quindi i giocatori di un certo livello che mi fanno una guida sono, a mio parere personale, sono a favore. Poi logicamente sta al giocatore prendere la guida e cominciare a capirne i vari dettagli, cominciare a capirla e capire poi come il mazzo si gioca, anche perché, ripeto, come ho detto nel video precedente, le partite che io faccio sono in media 30-40, quindi in 40 partite live non arrivi a capire tutto, per questo esiste il simulatore, però devi farlo tuo. Ci sono stati alcuni mazzi che usavo certe carte, altri non le usavano, quindi poi le sfaccettature sono molto anche personali da questo punto di vista. Faccio un piccolo esempio, quando stavo testando Boa ho provato il Luffy Sack di OP12, il Rusher 8000, perché ti fa rimbalzare un pezzo a 4, no? Quindi se giochi un mirror o se giochi contro Doffy che vuole spaccarsi il pezzo piccolo, tu glielo rimbalzi, insomma ci sono varie carte che si possono provare. Quindi detto ciò sono molto fiducioso per l'anno che verrà,
l'obiettivo è di alzare questo grafico, quindi di fare diciamo costantemente quantomeno top 4, top 6, no? Quindi restare nella parte alta della classifica con una certa costanza. Qui vediamo che il grafico è molto nervoso, no? Si passa da un picco che arrivo ultimo a un picco che arrivo primo o secondo. Quindi bisogna armonizzare un po' questo grafico e magari restare in una curva sinusoidale all'interno tra il 2 e il 6. Ecco, poi è chiaro che arrivare alla vittoria è sempre bello, però non è quello l'obiettivo è la costanza, anche perché ho tanti secondi posti, non capisco perché vinco la semifinale, quindi la partita più difficile è lì, poi quando arrivo in finale il mazzo fa fatica, bricca o fa delle cose che non vanno bene. Infatti ho tanti secondi posti, 1, 2, 3, qui sono andato primo, 4, 5, 6, sono andato primo. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 secondi posti contro 2 vittorie. Tante top 4, comunque 1, 2, 3, 4, 5 top 4, quindi vedete come il grafico comunque tende sempre verso l'alto, a parte questi picchi sotto, che qui è quando ho cominciato, qui è stata la prima pre-release, questa è stata la seconda pre-release, che ancora non avevo ben capito come si faceva, poi la pre-release di OP13 sono arrivato quarto. Sono arrivato quarto per rate, perché sennò sarei arrivato in finale, quindi sarebbe stato un secondo posto, ecco. Però purtroppo il rate mi ha svantaggiato. Poi sono stato ricompensato perché l'estrazione dell'altra winner è uscito il numero 4, quindi le ho vinte io. Quindi questo alla fine è il recap dell'anno 2025. Ho fatto alla fine una trentina di tornei per una media di 3-4 partite, quindi ho fatto un 120 partite durante l'anno. Sono poche, chiaramente testo molto di più sul simulatore, però il simulatore non dà l'idea del mazzo cartaceo in mano. È molto comodo, c'è chi dice che sul simulatore poi dopo un tot di partite comincia a farti vedere male le carte, quindi dovresti riavviarlo, lasciarlo riposare, poi riavviare e ti rifà vedere bene. Sono teorie a volte complottistiche. C'è da dire che certe volte veramente non vedi niente, certe volte vedi da Dio, quindi insomma alla fine è sempre una macchina quindi, che gestisce l'algoritmo di pescata e non è le tue mani che mescolano o quelle poi dell'avversario come ti taglia il mazzo. Comunque ho visto che io di base non ho mai avuto problemi di brick, non grossi problemi, non ho mai perso perché bricco, ho sempre perso per miei errori o perché magari il matchup era magari veramente negativo. Mi ricordo una partita importante che ho fatto, era per arrivare a una top 4 di un local dove ho giocato contro Teach, io giocavo Shanks, eravamo 3 Teach contro 3 miei Shanks, sono arrivato a tirarne 3 e avevo anche il quarto in mano e è stata quella una partita veramente molto combattuta con un ragazzo che reputo molto forte, solo che anche lì alla fine il mio era tiro Shanks, tiro Shanks, tiro Shanks, non era calcolato in base, ok, lui mi fa il 10-12.000, un blocker mi nullifica questo, quindi anche lì non avevo le competenze necessarie. Poi l'ho spuntata perché mi ricordo lui ha girato un teach di troppo e io ero ancora alto in vite, però ecco la mia competenza lì ancora non era completa. Bene, questo è il recap appunto generale dell'anno 2025 di One Piece. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui con me, avermi tenuto compagnia. Vi aspetto nel 2026 con i gameplay di OP14, porteremo i leader principali, porteremo penso già un paio di versioni di Boa, porteremo Doffy, mi incuriosisce molto, anche Crocco e Moria. Moria più che altro perché la mia fidanzata gli piace molto, quindi proveremo un mazzo Moria, vediamo se riesco a montarglielo. Siamo giunti ai titoli finali, io vi ringrazio, vi ricordo di mettere like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, la campanellina, vi auguro ancora un felice fine 2025 e un bellissimo 2026 che sia ricco di buone notizie per voi. Vi auguro una buona giornata, ciao ciao!